la 95. Salve a tutti, welcome, welcome, Ciao, welcome. ciao a tutti a sorpresa, mentre mi faccio il pomando, disgraziata. Sapete che oggi stiamo per entrare nell'onda dell'Aquila, benvenuti a tutti. E ovviamente io devo sempre Benvenuti. fare i miei scherzi al mio amato dragone, lo devo sempre Sì, perché prendere piacciono alla molto. sprovvista mentre lui si Infatti, prepara con tutte le sue a quanto queste amo le cose, invece sorprese. io ho le mie ali che stanno volando, sono pronta per spiccare il volo. Allora devo fargli gli scherzi, che così non Oggi, pensa e si rilassa. Come oggi ci si state? butta. Diciamo un Tutto attimino. bene? Intanto, Donato, ci potresti raccontare com'è andata questa onda, intanto che aspettiamo che qualcuno Sì, beh, arrivi. questa onda appena passata è stata abbastanza tosta, tra l'altro comunque tutto il mio periodo è così ultimamente, quindi va bene. Però no, è stato bellissimo soprattutto questo finale e questo mago e questa entrata nella onda nuova, insomma, di oggi che per me c'è stato uno switch grandissimo, poi Cinzia sa nello specifico tutto quello che mi è arrivato ed è stato come il frutto di tutto il lavoro che a quanto pare sono riuscito a fare. Comunque è stata abbastanza coinvolgente, molto introspettiva, molto C'è il potente, bella. vento, il grande silenzio, e quindi è lo Esatto, spirito che e parla. tanti È cambi, stato tanti cambi che esattamente un momento di stanno grandissimi, succedendo, grandissimi insomma. cambiamenti, assolutamente. Quindi Sì, benvenuti nella casa di Ra. Come sapete io sono in Egitto, sono Shams, e Moonchild Donato invece a Berlino, ci parla da Berlino, lui si occupa dello esatto. Solchi Maya, mentre io mi occupo degli oracoli e di tante altre cose. E quindi vi condivideremo come sempre la nostra visione per i prossimi 13 giorni, partendo proprio da questi due punti che poi alla fine sono sempre molto in comune. Come sapete, Egitto e Messico sono assolutamente unificati, e ormai ci piace regalarvi questi moment di questi prossimi 13 giorni, per darvi qualche info, per darvi qualche input di quello che si muove l'energia, e siamo in un momento molto potente, ovviamente, lo sapete, penso che tutti sentiate, i nostri pianeti, una nuova con l'eclissi, no, Lì dove nell'asse di Toro Cristi, Scorpione, esatto. e Chi più ne ha più ne sapete metta. che qui vi parlano due super Scorpio, Dox. Esatto, che si preparano per spiccare il volo da Fenici, però insomma Assolutamente, adesso le ali oggi, beh, sono tu sei assolutamente già pronta. sei già tu sei già lì da quel verso la Fenice. Io ne ho ancora un po'. Diciamo che sono morta e rinata tantissime volte, devo dire, ringrazio di questa ultima rinascita che mi è stata concessa, veramente un'ultima, non sarà sicuramente l'ultima, ma potente, catartica, dove devo veramente dire grazie universo, e vi devo veramente dire oggi: non abbiate paura di bloccarvi, non avete paura di fermarvi. Lo so che è tanta la paura di affrontare qualcosa di nuovo, di uscire un po' da quello che è il nostro orticello, la nostra casetta, ma veramente siamo soltanto noi che ci stiamo bloccando, che rimaniamo ancora in questo passato, che rimaniamo nei dolori, ma veramente abbiate il coraggio di liberarvi, perché voi, come vi dico sempre, voi avete le chiavi per potervi liberare, quindi non fermatevi, ma abbiate il coraggio di essere semplicemente chi siete, soprattutto in questa onda meravigliosa, che ovviamente sapete che io sono un'aquila blu, quindi adoro follemente questa onda, Beh, e sono sei a veramente casa. pronta, sono a casa, sono assolutamente pronta a spiccare un volo catartico.
le alte già. vette di queste montagne che ho intorno, Sì. però proprio perché siamo noi che ci liberiamo dalle zavorre, che non abbiamo bisogno di niente, di non portare con lo zaino, con tutti quei pesi che non ci servono assolutamente più. Ciao Ketty, benvenuta. Ciao Laura, benvenuta. Ciao carissime. Quindi liberatevi da quello zaino, da quei sassoni pesanti che avete e provate veramente ad andare fuori e fare un giro senza portarvi dietro. Capirete la differenza, essere semplicemente più leggeri, nel goderci la vita, le piccole cose della vita ed essere un po' come le scimmie, no? Come dico sempre io, no? Un pochino prenderci anche un po' in giro e vedere che cosa ci viene, che cosa ci gira intorno e soprattutto imparare veramente a ricevere dall'universo, a ricevere e capire tutto l'amore che abbiamo intorno, che è veramente tantissimo. Quindi respirate e prendete il vostro tempo e provate a fare questo. Quindi oggi. Ciao Dani, benvenuta. Ciao Dani, eccola. Oggi è il Kin 235, quindi iniziano i 13 giorni dell'Aquila Blu, dove ci porterà veramente ad avere una grande visione, a poter vedere veramente ciò che magari non vogliamo ancora vedere, che ancora, come diceva la mia nonna, che diceva sempre che avevo gli occhi fodderati di prosciutto e magari invece oggi incominciamo un pochino a poter guardare, no? Quello che c'è. Semplicemente osservatelo, non c'è nulla da fare. Se vi trovate male potete sempre tornare indietro, ma proviamo in questi 13 giorni a lasciarci guidare da quest'acqua, facci portare veramente, come ho detto prima, con le mie alone come oggi, portarvi su da sopra e guardare da un altro punto di vista che cosa stiamo vedendo, che cosa c'è per noi. Magari ci viene in mente una cosa diversa, qualcosa, un'idea per fare, per uscire da quella situazione che non ci avevamo pensato. È proprio come un'apertura, quindi proviamoci, non ci costa nulla. Okay. Bene, io inizierei con l'affermazione di oggi, che è Aquila Magnetica, meravigliosa Aquila Magnetica oggi. Quindi vi chiedo come sempre di fare un grande respiro e di concentrarci un attimo tutti insieme. Io unifico per creare, attraendo la mente. Sigillo l'output della visione con il tono magnetico del proposito. Sono guidato dal mio potere duplicato. Sento l'energia di poter credere e creare in me stesso i miei sogni e la mia visione. Grazie. Scusate, siamo entrate nell'energia dell'aquila. Ho voluto leggere una parte in più che è meravigliosa, secondo me, perché la sento profondamente. Ognuno di noi può creare la nostra visione, non esiste il buono e il cattivo, non esiste il bello e il brutto, esiste semplicemente quello che noi crediamo, come vi dico sempre, che crediamo noi, nessun altro. Quindi seguitelo, non abbiate paura e assolutamente sarà assolutamente perfetto. Vediamo un po' questa onda, che cosa ci vuole dire per i prossimi 13 giorni con i miei oracoli. Questa onda ci chiede di portare armonia. Quindi con questo volo l'Aquila ci chiede di riportare veramente un grande balance in tutta la nostra vita, in tutte le aree della nostra vita e di portare veramente armonia in tutte le aree e rimanere fermi. Quindi di osservare e di essere semplicemente calmi, quello che vi ho detto prima, provate a vedere le cose da un altro punto di vista, sicuramente vi arriverà una visione che non avevate visto prima. Quindi quello che ci chiede in questo momento questa onda è fermati, il canale tra cielo e terra e osserva dall'alto che cosa ti si mostra e riporta l'armonia nella tua vita. Vediamo un po'.
Ecco qua. Allora, oggi partiamo con il primo giorno dell'Onda dell'Aquila in cui si aprirà una visione. Se vedrete... benvenuta Irene, benvenuta, grazie. Ciao Irene, infatti ho visto che c'è, infatti Irene. Ciao tesoro. Grazie Arianna, grazie a tutti. Si apre una visione, oggi vi si apre, cioè vedrete qual è il vostro progetto, vedrete dove volete arrivare, vedrete assolutamente qual è quel punto di quella creazione che volete fare nella vostra vita. E incomincerete a pianificare come fare per arrivarci. E incomincerete a muovervi per fare in modo di poter manifestare quella visione che avete visto. E inizierete anche, se vi darete il permesso, quello che vi ho detto prima, datevi il permesso di liberarvi di tutti quello zaino pieno di sassi e andate oltre. E incomincerete a tagliare via delle cose, a tagliare via persone, a tagliare via situazioni, a tagliare via alcune piante che avete piantato che non funzionano, cioè dei progetti che magari non crescono. Allora vuol dire che non sono per voi, bisogna cambiare, bisogna avere coraggio di cambiare. Sapete che in questa onda ci sarà questa eclisse e quindi io amo le eclissi, ovviamente sono nata in mezzo a due eclissi, io adoro le eclissi ovviamente. Da brava uraniana, da brava uraniana. Vivente. Esatto. E quindi abbiate il coraggio di tagliare via e date spazio ai progetti invece che sentite dentro, date spazio a quello che vi arriva, perché è questo che questa onda in questo primo giorno magnetico ci chiede di fare, ok? E questa onda ci offrirà, proprio perché ci diamo il permesso di vedere dove vogliamo arrivare, ci apre una nuova strada, ci fa camminare in qualcosa di nuovo, di diverso. Qualcosa che è assolutamente consono con noi, sempre però se ci daremo quel permesso. Questa onda è molto, mi devo dare il permesso di fare questa cosa. Creo la mia visione, creo le mie creazioni, inizio a manifestare, porto giù dall'alto, da quella visione io lo porto giù, ok? E a quel punto c'è un grandissimo atto di fede. Voi dovete fare un grandissimo atto di fede. Io non avevo mai capito cosa voleva dire questo atto di fede quando ero bambina, lo capisco ora. L'atto di fede è l'atto di fede verso noi stessi, quello che chi siamo, come portiamo le cose. Quindi fate verso la vostra voce, solo la vostra voce, non ascoltate nessuno, non ascoltate anche la vostra amica, più amica del cuore, ma credete in voi stessi e fidatevi soltanto di voi, perché questa onda vi chiede di credere in voi, di veramente fare quell'atto di fede, di andare avanti nella vostra verità, affinché voi possiate veramente creare quel canale e poter camminare nella vostra strada, nella vostra missione. E cosa vi chiede? Vi chiede il cuore, vi chiede di aprire il vostro cuore, vi chiede di stare in quello spazio sacro, con l'onorare noi stessi, nell'onorare veramente il nostro cuore. E così è, così sia, non c'è nulla di sbagliato, tutto quello che è successo nella nostra vita era perfetto così. Rimanete con lo spazio di cuore, usate quel cuore, sapete che senza quel cuore non potete manifestare quella visione che avete visto il primo giorno. Oggi vedete una visione, ma manifestatela solo se usate il vostro cuore, se no non può essere portata in manifestazione. E scoprite, questa onda vi dice: scopri chi sei, guardati da su, vola in alto e guarda chi sei, riconosciti, guarda chi sei, manifesta, perché tu sei quel sole. Io sto volando come aquila verso il sole, ma tu sei quel sole che porta la luce qui. Quindi questo è molto quello che vi sta chiedendo questa onda, è molto profondo, è molto molto importante veramente, e vi chiede veramente di seguire quella chiamata che vi sta arrivando, di lasciare quello che è successo prima, il passato, ok, lo onoro ma vado oltre, okay?
e vado avanti, chiudo la porta, come diceva prima Donato di me, la finisco, muoio e rinasco e seguo la mia strada, perché questa è la luce che mi sta arrivando davanti e io devo camminare per quella strada, ok? E proprio perché abbiamo fatto tutto questo lavoro profondissimo in questi primi giorni di questa onda, qui ci è richiesto proprio un cambio di vita, un cambio di vita, un cambio di visione, di fare le cose in una maniera completamente diversa, ok? Quindi qui nel 7° giorno vi viene proprio chiesto di fare una scelta, di tagliare tutto quello che era prima e di darvi la possibilità di rifare le cose, di rinascere come voi credete, ok? E di rimanere assolutamente, come dicevo all'inizio, centrati come canale tra cielo e terra ed osservare i messaggi dell'universo. Questo non vuole dire, come vi dico sempre, rimanete fermi e immobili, non muovetevi, no, vuol dire mi fermo un attimo e lascio che i segnali arrivino e siano pronti affinché io possa andare, possa impulsarmi in quella strada, possa iniziare a camminare. A quel punto riporto ordine. A quel punto io sono rimasta ferma perché ho chiesto i segnali mi sono arrivati, io mi fermo e porto ordine, rimetto quelle basi ben solide sulla terra che io possa manifestare e toccare il cielo. E a quel punto mi si aprono delle strade, mi si aprono molte strade, però in quelle strade, come vi dicevo prima, devo camminare leggermente, non mi devo portare questi pesi, non devo portarmi troppe cose, perché non ne ho bisogno, ho solo bisogno di me stesso. Tutto quello che vi serve è dentro di voi, voi portate la vostra casa, è qui dentro il vostro cuore, non avete bisogno di tante cose, è tutto qua, la vostra conoscenza è dentro di voi. Voi avete nelle vostre mani tutto, non affannatevi a dover cercare, eccetera. Aspettate perché è qui, guardate quante cose avete dentro in quella libreria magica che c'è dentro ognuno di noi. Lì ci sono tutte le risposte. A quel punto mi libero, a quel punto io sono pronto perché ho fatto tutto questo lavoro a tagliare quelle cose che mi tengono prigioniero. Nessuno mi può più tenere prigioniero perché io sono assolutamente libero. Questo è molto importante, dovete liberarvi, dovete smettere di voler tenere delle cose in mano pensando che sì, ok, però voglio sapere qualcosa, affidatevi, aprite veramente le braccia come fa l'aquila e volate e lasciatevi andare perché tutto vi arriva. In questa onda chiedete, le cose vi arriveranno velocemente, ma vi dovete affidare all'universo. A quel punto inizierete proprio, avete la possibilità di fare le cose in una maniera diversa, una maniera che è proprio la vostra, che proprio vi sentirete bene, una maniera in cui capirete che cosa vuol dire stare bene. Mi do il nutrimento, il giusto nutrimento in tutte le cose, perché ho tutto a disposizione, mi posso permettere di camminare per quella strada. E a quel punto io devo fare soltanto una cosa, smettere di guardare esteriormente, ma entrare nell'esperienza. L'ultimo giorno dell'onda, il 13° giorno, è la mano cosmica, bene Donato, e io quel giorno mi permetto di andare dentro l'essenza, di non fermarmi più all'esteriorità, di non fermarmi alle parole che mi dicono, perché io credo, io sento, ho potuto vedere e posso entrare dentro e sentire esattamente che cosa c'è, qual è la voce, cosa mi stanno veramente dicendo quelle persone che ho davanti, cosa mi sta dicendo quella situazione, e la sentirò dentro di me. Questo sarà il grande cambio, perché dopo tutto questo lavoro voi imparerete proprio ad andare all'interno e sentire dall'esperienza. Bene, vediamo gli aiuti. Grazie. Un'onda catartica, ovviamente l'aquila chiede sempre qualcosa di molto profondo. Già solo la presenza. Il mio Moonchild lo sa bene. La presenza della 239 della tempesta. Guardate cosa ci chiede. Il grande amore e la conoscenza. Da che parte devo girarla? Il grande amore e la conoscenza. In questa carta, nelle mie carte egizie, ho la dea Thor, la grande madre, la dea della musica, la dea dell'amore, perché l'amore è molto coinvolto in questa onda, e chiede proprio l'armonia degli opposti. Thor prepara il calice per darci da bere quel nettare che ci possa fare
riconnettere con quell'amore e con quella grande conoscenza che è dentro di noi, e di fronte a lei Set, la nostra ombra, perché va integrata, va riconosciuta, luce e ombra vanno riconosciute, e il grande serpente, ovviamente Guaget, la grande conoscenza sopra di noi, e chi può esserci in mezzo, il mio amato Anubis, il maestro del cuore, prenderà cura del nostro cuore e ci lascerà passare, ci aprirà le porte, creando i passaggi affinché noi possiamo evolverci e passare questi 13 giorni. E andiamo a vedere con le carte del Sole e della Luna qual è l'aiuto. Di Ollin. L'umiliazione. Allora, smettere di stare nel sentirci umiliati, nel non sentirci abbastanza. Smettiamo di piangerci addosso, ma usiamo quel diamante che c'è qua. Usiamo quel diamante, portiamo invece la nostra grande fiducia dentro noi stessi. Abbiate fiducia in voi, quello che vi dicevo prima. Vedete, la grande Deator prepara l'elisir da darci da bere, e noi dobbiamo passare e trasformare quell'umiliazione nel credere che ci siamo, nel passare col passaggio, che ci tiene ancora legati, che ci tiene ancora in un'energia più bassa, affinché proprio in questa onda, in questo grande lavoro che andremo a fare, noi ci possiamo riscoprire, possiamo capire che siamo il nostro sole, possiamo tornare a casa e manifestare veramente chi siamo tramite la nostra visione, creando i nostri progetti, creando le nostre piantine, creando i nostri nuovi bambini. Quindi, grazie a tutti e buona onda, vi amo, voi sapete che vi amo moltissimo, tanti baci, e grazie di avermi ascoltato, e passo la parola al mio amato Moonchild. Grazie tesoro, grazie dei preziosi consigli che ci arrivano non da... ti sento, Donato, non si sente. Non mi senti adesso? Non ti sento, non si sente la voce. Ah, aspetta. Ciao Angela. Ora mi sentite? Mi sentite? Non si sente la tua voce. Non si Non sente? sento la voce, no. Aspetta un attimo. Aspettate un secondo, perché adesso con tutto il mio parlare ho mutolito il mio amato. Lo sentite? Ah, perfetto, bene, ok. Sentite Adesso? Donato? Adesso ci siete? Cioè, mi sentite? Tutto ok? Io non ti sento. No? Donato, loro ti sentono, io non ti sento, però va bene, vai. Ha fatto muta. Ok. Va bene, dai, comincio. Adesso vedo se ti riesco a seguire da qua. Si vede che... Ma è strano, prima mi sentivi. Dunque, allora, ora entriamo appunto nella descrizione di questa... dell'energia di questa onda che, a cui io sono intimamente legato, perché l'aquila è proprio oggi, proprio l'aquila magnetica è l'estratto della mia quinta forza, cioè quindi la somma di tutti i glifi che racchiudono, diciamo, l'essenza della mia firma galattica, e quindi è veramente importante per me. E fra l'altro mi ricorda molto il mio viaggio che appunto ho percorso, e ho tutta l'esperienza che ho avuto in Egitto con Cinzia, che non a caso infatti è un'aquila, e in quel periodo lì, proprio durante questa onda, io ero lì, e questo è stato molto, molto sincronico, perché appunto mi ha dato la possibilità di affrontare le mie paure più profonde, e quindi così, diciamo, cercare di scalare queste vette, e poi chiaramente con le vertigini del caso dover spiccare il volo, perché appunto, insomma, entrare in certi luoghi
con problematiche personali di claustrofobia e drammi vari, sono riuscito appunto ad avere accesso a questa sorta di risveglio, ecco, che ho vissuto proprio in quel periodo, ed era proprio esattamente su questa onda. Quindi per me è stato, cioè, ed è un onore, insomma, comunque aver avuto questa esperienza con lei, e che appunto risveglia questo mio lato, questa mia forza nascosta che appunto emana dalla mia essenza, ecco. Tutto questo appunto per tornare a riacquisire un diverso tipo di visione, molta creatività, molta immaginazione, e cercare di vedere in una prospettiva più ampia. Quindi vabbè, ritorno un attimo indietro. Questa è l'onda numero 19, quindi ci avviciniamo, che è importante, ci avviciniamo alla fine del computo sacro, appunto, che è di 260 kin, e qui infatti siamo dal 235 in poi. L'energia appunto dell'Aquila è governata dal pianeta di Giove, quindi qui si dà proprio forza al dover comunque governare certe consapevolezze, certe visioni che ci arrivano, però cercando di non abusarne, perché comunque l'Aquila blu ha una potenza molto prepotente, anche abbastanza molto alta, ecco. Molte volte, per esempio, interpretiamo i kin Aquila come distaccati un po' dalla realtà, che sembrano anche magari vantarsi di questo. Questa è l'ottava bassa, diciamo. Invece nell'ottava alta, appunto, l'Aquila riesce a governare la sua mente e a utilizzare questo intelletto per andare comunque oltre, e per aprire, diciamo, dei campi anche proprio di vera e propria veggenza e di visione. Quindi possono essere di aiuto, ecco, senza il giudizio, senza comunque il distacco troppo orgoglioso, troppo egoico, diciamo, ecco. Non a caso infatti l'animale dell'aquila è proprio l'unico animale che si avvicina più possibile al sole, e quindi può conquistare una libertà che ad altri è molto difficile, per altri molto difficile raggiungere. Quindi c'è una responsabilità in tutto questo, perché comunque essere liberi è molto semplice dirlo, ma poi farlo, e comunque, cioè, agire liberamente ci vuole molta forza, molto coraggio. Bisogna essere molto connessi al proprio cuore e appunto poter portare alta questa visione, invece che pareggiandosi, comparandosi o affrontando, diciamo, la realtà sottostante in maniera troppo, come dire, competitiva o appunto di abuso. Qua appunto si scopre il proprio sé divino più alto, e quindi si cerca di governare un po' gli impulsi, che sono proprio infatti quelli del suo opposto, che è il glifo del serpente, che sono governati, diciamo, dal cervello rettiliano. Quindi nell'unione di queste due forze, chiaramente l'unione di cielo e terra, fanno sì che appunto l'apertura della Kundalini possa scorrere e possa essere appunto portato sulla terra, questa visione alta, illuminante, che è appunto compagna, diciamo, del sole. Solo così appunto possiamo respirare questo nuovo ossigeno, questa possibilità di evoluzione e di liberazione molto profonda. E quindi niente, appunto, con questo noi oggi apriamo, con questo tipo di energia, apriamo questo proposito appunto di spiegare queste ali verso questi nuovi paradigmi, che appunto si tratta appunto di
renderci conto che appunto esistono altre dimensioni, quindi dalla quarta e oltre, e sempre più in su, e tutto questo attraverso la mente, quindi che è l'unico, diciamo, nostro mezzo utilizzabile, disponibile, no, per noi esseri umani, e deve essere però appunto portato all'unione, cioè con il cuore, quindi questo è molto importante, mi raccomando, perché se no appunto si rischia, come dicevo, di entrare nell'ottava inferiore. Nel giorno 2 invece abbiamo il guerriero lunare 236, e questa è la sfida dell'onda, diciamo la prima, e il guerriero appunto ci chiede di appunto osare, di andare oltre il conosciuto, come diceva prima Cinzia, di trovare il coraggio per vincere le nostre paure, quindi innalzarci ad esse per portare le giuste risposte, per trovare appunto quella sottile intelligenza che non è altro che la nostra verità personale, che è propria, diciamo, e indistinta. E quindi ci vuole molta prodezza, molta fierezza, senza ego, senza troppo orgoglio. Nel giorno 3 abbiamo la terra rossa elettrica, e qui la 237, molto bella, adoro anche questo glifo, qui proprio elettricamente, proprio elettricamente, cioè la mente diventa elettrica e si evolve. Qui c'è proprio la connessione e un'attivazione molto, molto forte, e il risveglio appunto anche in connessione alla Terra, quindi l'evoluzione del pianeta che ci attiva per poter appunto navigare le nostre visioni anche telepaticamente, diciamo anche oltre, quindi facendo caso ai segni, ai messaggi, e, e soprattutto appunto accettare la sincronicità come magia, quindi magia sul piano terreno appunto della manifestazione di queste visioni. E questo è quanto. Nel giorno 4 abbiamo la 238, cioè il 238 che è lo specchio autoesistente, dove appunto qui possiamo dare una definizione, cioè definiamo in pratica e riflettiamo appunto le proiezioni che queste visioni spingono attraverso la nostra mente alta, e ci fanno contemplare l'infinito, ci fanno contemplare questo disegno che col tempo è andato sempre più disgregandosi da quando abbiamo preso questa forma tridimensionale, incarnandoci, e quindi cerchiamo di riportarlo a riunire con tutti questi pezzi, per farci appunto rivedere questa immagine sacra appunto iniziale, diciamo, che è proprio in realtà il disegno della nostra anima fondamentalmente, cioè di chi siamo noi veramente. E qui arriviamo alla fatidica 239. Qui c'è qui c'è da catarsi sotto, come diceva il grandissimo Antonio Giacchetti, quindi qui c'è appunto c'è una spinta e c'è un'irruenza molto forte, qua c'è un potere molto forte che va assolutamente gestito, una catarsi proprio onnipotente di tutta la forza che possiamo Fai generare. pace con questa 239, amore, fai pace con questa 239. Sì, no, ma infatti ci provo. E comunque questo concentrarsi proprio di energia, questa catarsi di nostra energia, fondamentalmente, che parte da noi stessi, bisogna avere occhio e appunto molta, abbastanza controllo per non cadere in quell'abuso e nel non saperla gestire, e quindi non utilizzarla per giuste cause, quindi portare chiarezza, sì, sconvolgere tutto quello che c'è intorno, pulire,
ma cercando di non danneggiare troppo in esterno, perché comunque qui è facile cadere nella dinamica appunto del vittima carnefice, carnefice vittima, quindi in questo giorno sappiate che potete magari ricevere oppure essere voi a imporre, ecco, la vostra visione in maniera un po' troppo brutale, però comunque appunto cerchiamo appunto di rimanere molto alti e attendere questo sole che appunto verrà il giorno dopo del 240, suo alleato della tempesta, quindi il sole ritmico giallo 240, e questo sole appunto sono raggi amici, cioè che comunque scaldano e ritemprano quest'aquila e la portano comunque a ritrovare un proprio equilibrio, una propria armonia. E con questo abbraccio appunto avvolgente di questi raggi si ha proprio la chiarezza e la cura giusta nel canalizzare appunto questa visione, questo messaggio, quindi questi colori arrivano e informano e ci rendono consci di essere appunto parte di un organismo appunto molto molto più grande, che è composto da un sacco di luce, un sacco di colori, e quindi appunto cerchiamo di illuminare questa terra di queste informazioni. Nel giorno 7 abbiamo il drago risonante, che anche questo è meraviglioso, 241. Questo è il cuore dell'onda. Qui è racchiuso proprio il mistero del cuore del drago, e cioè comunque dove giace diciamo il nettare madre, cioè la madre di noi stessi, la giusta cura, il trovare appunto, come dicevo, la visione iniziale, quando appunto per esempio appunto nostra madre ci ha curato, ci ha partorito, quindi quell'amore grande, colei che ci ha generato, e ritrovare appunto quel significato molto alto, quel mistero racchiuso in quel cuore, molto nutriente. E qui abbiamo la possibilità appunto di riconnetterci adesso. Nel giorno poi numero 8, che c'è appunto il vento galattico 242, qui appunto c'è un recap della passata onda, e qui sempre galatticamente riusciamo e percepiamo appunto la fusione con la mente, per poter appunto viaggiare attraverso questi messaggi che appunto lo spirito ci ha trasmesso grazie al vento, e li possiamo appunto adesso far discendere dall'alto, e possiamo anche vibrarli attraverso la parola, quindi anche comunicarli. Quindi questa mente connessa al cuore qui è pronta a parlare attraverso appunto per tramite dello spirito alto, che è il nostro sé superiore, e riusciamo a verbalizzare quindi il messaggio di queste visioni. Nel giorno 9 abbiamo la notte solare 243, notte solare blu. Qui appunto il dono che ci dà questa notte e l'intento poi è di andare a illuminare le zone di ombra e l'oscurità, proprio dei meandri più profondi del nostro inconscio, e riuscire appunto a tradurli in messaggi, quindi interpretare queste visioni che ci arrivano, che sono di vitale importanza, e riusciamo a renderle tangibili, e quindi appunto creare una sorta di bussola dentro tutto questo buio, che ci possa guidare
e sempre di più verso questa realizzazione proprio di questo nostro sogno, fondamentalmente di quello che appunto in abbondanza raccogliamo dall'inconscio e portiamo appunto in manifestazione sulla terra terrena. Nel giorno 10, 244, seme planetario giallo. Qui abbiamo appunto l'alleato fedelissimo dell'Aquila, che è appunto il compagno dell'Aquila, quindi ciò che l'Aquila ha imprintato ed è riuscita appunto a quantisticamente, mi viene da dire, proprio a incanalare dentro questo seme ciò che è in alto, dopo appunto a portarlo in ciò che è in basso, quindi c'è il grande nel piccolo e il piccolo nel grande, e qui c'è proprio l'intera mappa universale dentro questo microscopico seme. Abbiamo proprio tutte le potenzialità racchiuse lì, e tutte le informazioni che sono utili a poter uscire. Quindi qui siamo consapevoli che appunto con la fede e la consapevolezza riusciamo a mantenere focalizzata questa visione, e come appunto il vento trascina e porta attraverso l'aria e appunto il seme e insemina la terra, dopo poi il seme appunto rinasce e ritorna verso il cielo, quindi c'è sempre questo scambio, innalzandosi, diventando albero o pianta, c'è un ritorno appunto al cielo. E poi abbiamo il giorno 11, che è il serpente cristallo rosso 243. Questo è il secondo segno chiaro di Pakal Votani, il primo era la 239, quella dove dovevamo farcela sotto, che dicevo prima, la tempesta, e, e qui abbiamo anche qui una forte energia entrante. Questo glifo, anche questo è un glifo sfidante, perché qui proprio apre il canale che è di fronte, diciamo, in sfida di fronte all'Aquila stessa. Quindi il serpente ci dice sempre che come in cielo così è in terra, ciò che appunto può innalzarsi deve prima cadere per poter ritornare al cielo, e portare quindi questa conoscenza diciamo profonda, tellurica, iniziatica, di cui è consapevole il serpente. Quindi qui si apre il canale della Kundalini e tutto può ritornare, tutto può appunto scorrere in questa sorta di oroboro di infinito, e quindi aprendo questa Kundalini noi uniamo il cervello rettiliano a questa mente alta, che adesso può essere governabile e può essere pilotata quindi verso diverse dimensioni, e quindi in pratica il serpente riesce a vestirsi di piume e ad aprire il volo verso queste visioni. Nel giorno 12 abbiamo l'allacciatore dei mondi cristallo 246, e qui ci accorgiamo quanto veramente quanto è sacra questa visione. Qui percepiamo quanto è questo ponte che noi siamo e che portiamo da questo campo immenso, informato, che è la morte. Sappiamo appunto che questo è tutto parte del disegno e di un ordine prestabilito divino, e qui possiamo quindi portarlo in condivisione, e possiamo far sì che ognuno di noi appunto onori e accogli questa diversa prospettiva, questa diversa visione, e questo ponte che appunto è l'essere umano fra appunto l'aldilà e questa terza dimensione. Qua c'è proprio il ricongiungimento verso questo campo molto sacro,
da cui tutti noi abbiamo avuto origine. Infine il giorno 13 appunto la mano cosmica 247, e qui il viaggio finisce e qui appunto possiamo trascendere questo sapere che abbiamo portato da queste altitudini, da queste vette, e vertiginosamente abbiamo viaggiato attraverso queste diverse dimensioni, diversi paradigmi, e realizziamo appunto che siamo semplicemente delle antenne, cioè gli umani in pratica si innalzano e si ritrovano ad essere in grado ora di ampliare questa visione in connessione col cielo molto alta, e siamo in grado appunto così di evolvere e di ritrovare la pace, di portare quel toccasana, quella guarigione che poi fa sì che noi ci realizziamo, ci autorealizziamo e possiamo plasmare quindi questa argilla e questa forma tridimensionale. E quindi da grandi, diciamo, menti visionarie sono possibili appunto immense, grandissime opere su questo piano. Benissimo, abbiamo terminato e adesso, come sempre, vi leggo la meravigliosa descrizione che fece e che scrisse appunto José Argüelles, Falun Gotán, e che recita appunto: io sono il visionario codificato dall'aquila blu, 15 è il mio numero, 3 portali del 5 sono aperti dalla mia mente. Casa mia è il cielo infinito, perché io sono nato da cielo. La galassia pulsa dei miei luminosi pensieri. Grazie al potere della visione scivolo facilmente attraverso le dimensioni e prevedo la venuta dei tempi di cambiamento. Attraverso gli universi paralleli io volo su una singola traccia dello Zuvuya. La visione è la fonte della mia intelligenza, che sostiene l'interezza planetaria. Tutti coloro che cercano la conoscenza della mente e la creazione secondo il piano universale vengono a me, ed essi vedranno dentro la mia mente. C'è il potere della mente universale nella sua creatività infinita. Conoscere me è conoscere il piano astrale dell'infinito onnicomprensivo, da cui deriva la mente superiore. Perfetto. Benissimo, grazie mille della presenza e dell'amore che ci date. Grazie, Moonchild. È stato un piacere, anzi buon volo a tutti quanti. Grazie Moonchild e grazie delle dediche, grazie. Assolutamente dovute, quale Aquila, onorato sempre e con questo vi ricordo di questo viaggio iniziatico proprio in questo momento, diciamo, l'energia è stato proprio, è una traccia indelebile nella mia anima, quindi porto nel cuore. Quest'anno devi tornare però, bisogna continuare il lavoro. Quest'anno sì. Preparati. Continuare il lavoro. Bene, grazie mille a tutti, grazie di averci seguito. Come sapete vi diamo la nostra visione dal nostro cuore, quindi grazie mille. E alla prossima onda. Volate molto alto, volate verso il sole e trovate la vostra visione e createla. Io vi saluto con le mie alone dal mio meraviglioso Egitto e vi mando tantissimi baci e buona serata, buona onda, buoni 13 giorni e grazie Donato, ti voglio bene.
Dai, ci Anch'io, siamo. ciao. Ciao, Buona ciao. serata, grazie mille, grazie a tutti, grazie, grazie, grazie. Un Ciao bacione, grazie. Ollin. Ciao tesoro, ciao Alvin.